Ciao amici, sono Vincenzo Capuano, ci troviamo qui a Piazza Vittoria, vicino al lungomare più bello del mondo, nel mio locale. Oggi vi farò vedere come fare l'impasto per la pizza napoletana contemporanea in casa. Prepareremo l'impasto della pizza napoletana contemporanea in due passaggi diversi. La prima fase utilizzeremo 800 g di farina nuvola super, 400 ml di acqua e 8 g di lievito fresco oppure 3 g di lievito secco. Nella seconda parte del nostro impasto utilizzeremo 200 g di Caputo blu, 250 ml di acqua per arrivare a un 65% di idratazione rispetto al peso di farina, 30 g di sale e non metteremo lievito in aggiunta. Questa tecnica può sembrare una tecnica innovativa, in realtà anche mio nonno utilizzava questa tecnica però con l'impasto di riporto, quindi prendeva la pasta del giorno prima, veniva messa in dei secchi, veniva lasciata lievitare e poi utilizzata nel giorno dopo nello stesso impasto. Ed è proprio a mio nonno che dedico una pizza, diciamo, l'elogio della semplicità, una bellissima marinara. Il nostro impasto in questo caso non sarà diverso da come lo prepari in pizzeria, anche se utilizziamo un forno di casa a 250 gradi, quindi non metteremo né olio e né zucchero all'interno, ma sfrutteremo gli zuccheri contenuti all'interno della farina. Questa è una pietra in acciaio che ci consente di preparare più pizze molto velocemente ed è pronta soltanto in 15 minuti, quindi va messa in un forno preriscaldato e va fatta arrivare a temperatura. Nella prima fase del nostro impasto, quindi nel pre-impasto, andiamo a mettere tutta la farina nuvola in un recipiente. Io in questo caso ho scelto di utilizzare i 2 g di lievito secco che vado a sciogliere nella farina, che trovano il proprio habitat naturale. Andiamo a sciogliere un po' il lievito secco all'interno della farina e dopo andiamo a mettere l'acqua. Mi raccomando, non bisogna lavorare troppo l'impasto. Adesso vi faccio vedere. Mettiamo tutta l'acqua e andiamo a scioglierla in questo modo. In questa prima fase non bisogna fare come gli impasti che bisogna formare la maglia glutinica, cioè lavorarla tanto, ma bisogna soltanto amalgamare la farina con l'acqua e bisogna fermarsi. Guardate come faccio con le mani. Non vado a mettere aria all'interno dell'impasto, è come se l'andassi a togliere l'aria invece, come se facessi il processo contrario. Lo lavoriamo a mano per massimo 1 minuto e mezzo, eccolo qua, il nostro prodotto è pronto, il nostro preimpasto è pronto. Bisogna lasciarlo in questo modo, molto farinoso. Non bisogna farlo legare, non abbiamo bisogno di averlo liscio, no, abbiamo soltanto bisogno di farlo amalgamare. Una volta che abbiamo lavorato per massimo 2 minuti il nostro preimpasto, andiamo a coprirlo con un panno. Io consiglio almeno 12 ore, poi se andate di fretta a casa potete aumentare un po' la quantità di lievito. Lo lasciamo in un posto fresco e asciutto. L'ideale sarebbe da 18 ai 20 gradi. Non sempre nelle nostre case si trovano queste temperature, però con questa ricetta non avrete problemi. Dopo aver completato la prima fase, andiamo a controllare il nostro prefermento. Io preferisco dopo almeno 14 ore e vediamo che non è aumentato il volume, si è soltanto unito perché ha fermentato, ma non c'è stato il processo di lievitazione. Questo grazie al fatto che l'abbiamo lavorato veramente poco. Con l'aiuto di una macchina, preferibilmente una planetaria a spirale, andiamo a mettere tutto il nostro prefermento all'interno. La seconda fase, come dicevamo, andiamo ad aggiungere come rinfresco 200 g di Caputo blu, mettiamo tutto insieme, facciamo sciogliere un po' la farina col nostro prefermento in prima velocità. Dopodiché, sempre in prima velocità, andiamo a mettere un po' dell'acqua rimanente, parliamo di 250 ml, per arrivare a un totale del 65% di idratazione. Bisogna stare molto attenti in questa fase, come dicevo prima, perché la nostra pizza contemporanea col prefermento non vuole lavorare troppo, non dobbiamo stressarla. L'acqua va messa sempre a filo e non va messa mai tutta insieme, altrimenti rischiamo che il nostro impasto si scompone e questo può diventare un difetto anche dopo in cottura nel forno di casa. E non dimentichiamoci che negli ultimi 2 minuti dell'impasto bisogna aggiungere il nostro sale fino. Appena vedete che la biga, il nostro prefermento, con la nostra farina di rinfresco si è collegata, si è unita tutte insieme, possiamo aumentare la velocità e completare il nostro impasto tutto in seconda velocità per pochi minuti, un massimo di 5-6 minuti. Il nostro impasto è quasi completo, bisogna guardarlo e vedete che comincia a formare la forma di una zucca, una vera e propria zucca. Quindi vuol dire che tutti gli ingredienti sono stati messi in modo corretto e possiamo andare ad aggiungere il sale. Mettiamo un po' di sale e mettiamo un po' d'acqua. Alterniamo sale ed acqua
così da farla assorbire bene al nostro impasto, fino a finire tutta l'acqua della nostra ricetta. Dopo 5-6 minuti di lavorazione in doppia velocità, il nostro impasto è liscio e omogeneo e si stacca dalla vasca, quindi può essere portato fuori per preparare i panetti. Vi consiglio a casa, amici, quando staccate gli impasti da una vasca o da un'impastatrice, di non metterli mai uno sopra l'altro, ma sempre laterali, così evitiamo di farli incordare e di farli stressare. Questa tecnica, a differenza della tecnica tradizionale, prevede che dopo l'impasto, dopo aver impastato il nostro preimpasto e la farina o di rinfresco, dopo 3 ore massimo già si può andare in forno. Adesso lo sistemiamo un po'. Vedete come è liscio, omogeneo e presenta una fortissima elasticità. Ecco qua. Si fa riposare massimo 3 minuti e possiamo procedere con la tecnica dello staglio, cioè la formazione dei nostri panetti del peso della pizza che vogliamo cucinare. Io oggi lo utilizzerò per fare la pizza napoletana contemporanea, ma se volete potete utilizzarlo per fare la pizza in teglia a casa o addirittura, se fate uno staglio più piccolo, per fare le graffette dolci. In questo caso, come nella mia pizzeria, vi consiglio anche a casa, facciamo i panetti di 280 grammi, così abbiamo le pizze sempre uguali. Il cordone viene staccato, con 2 dita si alza e va arrotolato in questo modo. Dopodiché va spezzato con una morsa, tipo come la mozzarella, e va messo sul banco. Continuiamo così per tutti i nostri panetti. Se non riuscite a fare questa tecnica alla napoletana della formazione dei panetti, potete anche semplicemente spezzarvi il vostro pezzo di impasto, la misura che volete, il peso che volete, e andate ad arrotolarlo sul banco, in questo modo utilizzando il pollice. Facendo così, automaticamente uscirà fuori un bel panetto rotondo. La nostra ricetta di 1 chilo quindi prevede la formazione di 5 panetti da 280 grammi, praticamente 5 pizze napoletane. Li prendiamo e li sistemiamo in una tavola oppure in un contenitore non troppo curvo, altrimenti lievita male. Adesso bisogna coprirli perché l'aria è nemica dell'impasto, quindi lo va a rovinare, forma una crosticina e non lievita bene. Dopo massimo 2 ore vediamo che il volume dei nostri panetti è raddoppiato, quindi vuol dire che sono pronti per andare in forno. Il forno è stato acceso 10 minuti fa, perché questo è il tempo giusto per arrivare a temperatura. La nostra lastra subito si riscalda, quindi anche a risparmio energetico. Prendiamo il nostro panetto dalla tavola, senza mai girarlo lo mettiamo nella farina. In questo caso utilizzo la farina semola perché è differente come granulometria e quindi il nostro panetto non l'assorbe, quindi non va a cambiare la nostra ricetta. Lo rigiriamo sempre, la parte di sopra è sempre la parte che va in forno, non va messa al contrario, e sistemiamo il nostro panetto. Evitiamo ovviamente di utilizzare il mattarello perché tutto il lavoro che abbiamo fatto di incorporare aria svanisce, quindi preferisco che voi facciate la pizza con le mani, anche se non è facilissimo, basta un poco di pratica. Il consiglio che posso darvi per fare la pizza con le mani è quello di utilizzare una sola mano inizialmente e formare un cerchio in questo modo. Vedete come si sposta l'aria dal centro verso l'esterno. Senza mai girarlo, ma soltanto ruotandolo, continuare sempre con una sola mano, altrimenti con 2 mani si rischia di schiacciare il cornicione. Quindi lavoriamo con una sola mano, in questo caso la mano destra. Molto delicatamente ci spostiamo, vedete non vado mai a rovesciare il panetto, lo ruoto soltanto. Preferisco non batterlo troppo forte la napoletana, cioè come si faceva una volta, ma essere molto più delicato. Quindi guardate, vado ad allargarlo con le mani, in questo modo, oppure a battere in modo delicato. Ecco qua, quando ha raggiunto la misura più o meno di 30 cm di diametro, vuol dire che va bene, la pizza napoletana è pronta. Eccola qua. Adesso passiamo alla farcitura. In questo caso pomodoro San Marzano rigorosamente schiacciato a mano e mai col frulino perché si vanno a alterare quelle che sono le qualità del prodotto. Mettiamo un bel cucciaio e un po' al centro del nostro disco di pasta e andiamo a ruotare con la parte bassa del cucciaio, in questo modo. Secondo step per fare una vera marinara napoletana con l'impasto contemporaneo è l'origano. In questo caso questo è un origano di montagna che contiene all'interno tutti i suoi profumi. Va sempre un po' rotto e un po' danneggiato in questo modo e dopo messo sulla pizza, così sprigiona tutti i profumi. Preferisco metterlo anche un po' sul cornicione come faceva mio nonno. Ultimo passaggio è quello dell'aglio. In questo caso un aglio tagliato un paio d'ore prima e messo in olio, così da sprigionare ancora più profumi. Questa è una pizza che profuma tantissimo. L'aglio va messo sempre al centro perché non tutti preferiscono poi alla fine mangiarlo.
Questa è la nostra marinara, è pronta, l'olio lo metteremo dopo la cottura, possiamo andare in forno. Essendo nella mia pizzeria ho utilizzato una classica pala forata per non far stare la farina sotto, perché altrimenti la farina diventa amara, ma voi a casa potete utilizzare anche un po' di compensato o delle palettine che si trovano su internet. Andiamo a prendere la nostra pizza e la trasferiamo sulla pala in acciaio, in questo modo. La sistemiamo più rotonda possibile e andiamo in forno. In questo caso con una lastra in acciaio i tempi di cottura si aggirano intorno ai 5 minuti e vedete che sotto la pizza viene cotta in modo molto omogeneo ed è subito pronta per infornare un'altra pizza, non bisogna aspettare, dopo 3 minuti già si può andare in forno e quindi possiamo fare pizze per tutta la famiglia. Cominciamo a vedere che il nostro disco di pasta dopo 30 secondi già comincia a raddoppiare il suo volume in forno, incamerare aria, quindi ci darà una pizza che sembra veramente una nuvola, anche in casa. Ed eccola qua, guardiamo il colore dorato senza aver avuto bisogno di mettere grassi oppure zuccheri all'interno, ma abbiamo sfruttato soltanto la Caputo blu come rinfresco e tutta la forza esplosiva della nuvola super. Mettiamo un po' d'olio in uscita, preferisco metterlo sul cornicione, senza esagerare. Ecco amici, questa è la nostra pizza napoletana contemporanea cotta nel forno di casa. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, adesso commentate questo post su YouTube, condividetelo, lasciate un like e taggatemi su Instagram.